10 minuti d'applausi. Buonasera, stiamo a Bulano, Bar Alessandro, stiamo a Bulano. Buonasera a tutti ragazzacci, buonasera, 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 in live, siamo in live. Ciao Basilio, ciao Filippo, buonasera a tutti, a bomba praticamente. Ciao Silvano, stasera seratina particolare. Ragazzi, oggi sono carico e soprattutto contento dalla roba che mi è arrivata, ragazzi. Abbiamo live, preparatevi perché proviamo cose che in Italia non ci sono. Spero che qualcosa si possa portare qua in Italia perché ci sono prodotti che meritano veramente. Stasera, come ho messo nel post, proveremo un rasoio americano. È un single age. Io lo dirò sempre fino alla morte. Ricordatevi che io per i single... Ciao Gianluca Lombardi. Che piacere, compa, questo l'ha attaccato i fili. Sei un grande fratellone. Mi fa piacere che ci sei tu. Dobbiamo andare a mangiare, Alessandro. Dobbiamo andare a mangiare dal cinese. Ora ci organizziamo. Ne ho scoperto uno che è nato ora, qua dalle mie parti. Ci andiamo, ora organizziamo. Parentesi. Ciao Gabriele. Voi lo sapete, con i DA non è che ci faccio tanto amore, li sto imparando ad usare ora con voi, con discreti risultati, col tempo ci sto pigliando la quadra. Per quanto concerne i single age, con le lame Artisan Club, io ragazzi ho provato solo il mano libera, che a sua volta io mi diverto con lo sciavette, quello della Kai, con le lame Pro Touch, ma questi rasoi io non li conosco, o perlomeno meglio dire, l'unico che ho provato, accendo le luci, è stato questo qua, se ve lo ricordate in una live, che con la lama sempre Artisan Club, ciao Diego, e praticamente non è che mi ha fatto impazzire. Ovviamente i gran guru che ci sono nel gruppo mi hanno detto: Giuseppe, con quello che proverai stasera, questo qua dimenticalo, perché là siamo ad altri pianeti. Io ovviamente di voi mi fido, quindi stasera lo proviamo, visto e considerato che da tanti dite che è un rasoio che ne vale la pena. Io ve lo presento. Allora ragazzi, si chiama Sabre. Ciao Ninox, della Blackland, ragazzi. Ovviamente voi sapete, Blackland fa parte degli sponsor di questo VC, è brutto ragazzi, diciamo di questo contesto, e ovviamente del dottore, io con l'Occam mi sono ammazzato, con l'Occam il sangue non avevo più dove tenerlo. Il rasoio in titanio, me l'hanno mandato in titanio, che io ringrazio tutta la squadra di Blackland per l'omaggio, ragazzi, è fantastico. Allora, se lo andiamo a guardare praticamente a livello strutturale, ragazzi, è la perfezione. La perfezione. Io ve lo faccio vedere in tutte le sue parti, testina piccolissima, quindi per chi fa qua, se lui è intuitivo, che non è bastardo, eccetera, eccetera, io penso che una sbarbata si possa fare in maniera onesta. Ora cosa succede? Siccome io ho gli sponsor generosi, ragazzi, ma molto generosi, mi ha detto: guardi signor Cacco, però le stiamo mandando un paio di lamette, dice, non neanche la consigliamo, faccia lei un pochettino a scegliere quale lamette single age usare. No, quale uso? Minchia, 2000 telefonate. Ciao Andreuccio, a chi chiamo, a chi chiamo, a chi chiamo? Ho chiamato 2000 persone che hanno questo rasoio, che l'hanno usato, mi sono preso un paio di dritte, come si dice, piglia tutti i consigli ma fai di testa sua, ho fatto un cocktail. Le lamette che andiamo a usare questa sera sono queste qua, che qua ce l'ho nel pacco chiuso, ancora da scartare, ma io già ce l'ho aperte. Sono loro, se non dico minchiata. No, una minchiata, al solito mio, minchia. Me ne vado con una minchiata sempre già fotonica. Ciao Luchetto, vado a provare queste qua, perché se non erro sono queste qua. Cioè, fazza biara minchiata del secolo, no, Professional Blade, sono queste qua. Mi confermate che sono uguali, per chi le sa? Che queste qua già ce l'ho aperte, ma no per non aprirle, che non me ne frega un cazzo, però per dire, metti le Pro Guard. No, compa, devo provare le Professional. Le Pro Guard no. Non la voglio provare la lama a tutti gli effetti, a lametta, a tutti gli effetti, non con protezione o quant'altro. Devo provare proprio un rasoio, single age, a detto di tanti, serio. Ciao Mari!
Siamo in famiglia, stasera la figlia è live, oh, ragazzi, non mi cagano di striscio, è bellissimo, ogni tanto. Mi confermate che sono uguali queste lamette, oppure no? Ma io penso di sì. Le apro. Ma chi se ne frega, proviamo, apriamo. Ragazzi, è qua. Qua, sono sigarette. Se sono uguali. Sì, sono uguali. Va bene. Sono uguali. Appunto non mettere le pro guarda. Infatti queste qua metto. Ok, dai, ce l'abbiamo fatta, ci siamo riusciti. Sono uguali. Va bene, già ce l'ho aperte. È inutile far uscire la lametta di lì. Ragazzi, lo armo. Scusate le spalle. Allora, ora ve lo faccio vedere nei dettagli. Allora, guardate, testina, c'è una rondellina, è piatta la testa, quindi l'inserimento è bello sicuro. Tecnicamente come è fatto? Esco la lama, forse, esco la lama, non esco la lama. Perché non esce la lama? Apro la porta e non succede niente. Chiudo la porta e non succede niente. Ragazzi, non esce la lama, che minchia devo fare? Non mi esce. Apriamo l'altro. Non mi esce la lama. Boh, si è bloccato. Non ho idea. Ciao Aldu! Minchia, abbiamo il Santucci. Qua esce. Non so perché la non vuole uscire. Boh, si è emozionata. Allora, esco la lama. Vado ad armare il rasoio. Vediamo come... Madonna mia. Ragazzi, se guardate come si incastra è pazzesco. La perfezione. Ciao. Niente, nulla da dire. Nulla da dire. Assurdo. 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 Dice, ma che stai facendo? Sto combattendo. Ma non permetterla. L'avevo messa al contrario la testina. Immaginate? Ok. Ora mi sta giusto. Ho avuto un po' di difficoltà nel mettere la testina, l'avevo messa al contrario. Ve lo faccio vedere armato. Ragazzi, tolleranze, che ve lo dico a fare. Essendo in titanio, il peso specifico ce l'ha, non è tantissimo, ma lo vedo un rasoio molto, ma molto svelto. Voi lo sapete, io ci vado con le mani di piuma con questa tipologia di rasoi perché è un casino. Altra chicca che andiamo a provare questa sera, che ringrazio, altro sponsor del canale, Peter di Aighe, che mi ha mandato questi nuovi nati che ancora in Italia devono arrivare. Che cosa è? È la formula CK2E, non diciamo a ciotola, quindi che si deve ammollare magari perché ha difficoltà, che abbiamo visto che qualcuno anche bravo nelle recensioni sbaglia il montaggio, perché ci può stare, può capitare, perché se qua non hai la dose giusta di ammollarlo, la giusta tecnica, tu lo metti nella ciotola, va a finire che non lo monti bene. A detta di Peter, questo sapone qua è molto più fluido. Io non l'ho aperto, lo apriamo ora insieme. Dovrebbe essere una pasta morbida da mettere direttamente nel pennello e montarla in viso. È una CK2E, guarda, Ariane Devens, CK2E. È una linea dedicata ai graffitari, a quanto io ne so, e andiamo ad aprirlo. Ho visto che qualcuno apre pure i pacchi in diretta come faccio io. Mi piace quando mi copiate le mie idee, mi fa impazzire sta cosa, mi vuol dire che sono arrivato oltre. Mi piace sto fatto di condividere con voi il pacco. Allora, guardate un po', ve lo faccio vedere. Ragazzi, non so neanche la profumazione, infatti non ho l'after. Ora vediamo che cazzo mi invento. Ovviamente, ragazzi, non pigliate per punto di riferimento la profumazione che ci andrò ad adattare, perché io faccio minchiate fotoniche. E qua c'è il Lynch.
ci fate una fotografia, ci fate qualcosa. Io ho cercato di trovare questo prodotto sia nel sito di Goodfellas sia in giro nel web. Non esiste. Proprio è una new entry della new entry. Almeno mi orientavo un pochettino con la piramide olfattiva. Nine! Figura di merda sicuro. Va bene. Non ha importanza. Siamo pronti a tutto. Allora, pennello completamente ammollato nell'acqua calda. Non si deve battere, è bella solida. Apro il pennello. Mi fa piacere condividere con voi il pacco, il mitico Giuseppe. Sì, il pacco, ragazzi, va condiviso. E vado. Ah, interessante. Io ovviamente, ragazzi, non so le quantità. Me ne vado ovviamente con i fatidici 3 grammi che si possono mettere. Vado. Mi bagno il viso però. A me il viso me lo bagno. Ciao Mario! Il conte. Sciacquo le mani. Ragazzi, se ce la fate a resistere, non fate messaggi lunghi, così li riesco, perché se superato un rigo mi spunta altro e non leggo più i messaggi, che purtroppo Facebook ha sto lag, che superato un rigo incomincia a fare i capricci. Che ho profumazione. Ciao Diego! Ragazzi, la profumazione... Allora, Peter sta incominciando a uscire praticamente profumazioni incredibili, ragazzi. A fine sbarbata vi racconto, perché l'avete visto nelle foto, che cosa mi ha mandato. Tutti i prodotti che sono tutti che fanno parte del club che lui ha creato in America. Quindi profumazioni ricercatissime, di profumi super famosi. Ce ne sono 2 che sono praticamente fotonici, ragazzi, ma uno in particolare, che io sono siciliano e la profumazione la conosco bene, vi posso assicurare, ragazzi, che è da fuori di testa. Cioè, se lui si è messo in testa di fare questa tipologia di prodotti, ha vinto, ragazzi. Che qua stiamo parlando che lui fa profumazione di profumi che costano 500 euro, quello che chiede il mercato ora. Ciao Brunello! Benvenuto. E meritano. Ragazzi, meritano. Allora, sapone steso. Vado a bagnare le punte. E facciamo partire la saponificazione. Vediamo che fa. Allora, la profumazione la sento, una profumazione elegante. Ovviamente, ragazzi, vi dico sempre, ciao a tutti, godiamoci lo spettacolo, sperando che non mi sminchio. Una profumazione elegante, ma forse ci sento un vaniglioso, un talcoso, una bella profumazione. Minchia, acqua, vuole acqua, le papere. Un talcoso, un vanigliato, una profumazione tipo... L'avete presente il Taylor Bond Street, quello là che ha un'eleganza particolare? Quel gringo. Ci sento quella profumazione lì, però con una nota tipo talcata. Yogurt. C'è lo yogurt spalmabile, ragazzi. Cioè, dalla serie... Niente, ciao, va bene, ok. Allora, ragazzi, per farvi capire perché ha difficoltà a montare i saponi, il buon Peter si è inventato praticamente la crema morbida, che ancora neanche l'ho montata ed è una cosa spaziale. Porca puttana, guarda che c'è qua. Cioè, praticamente te lo metti nel pennello, non ammolli, non fai né il montaggio alla Capcom né il montaggio a wow, metti nel sapone e c'hai praticamente lo yogurtino mega spaziale. No, vabbè, a posto. Che abbiamo trasmesso.
Ciao, ciao ragazzi. Abbiamo trasmesso, cioè non... come si dice, chapeau. France, lo puoi prendere. Ancora non mi sono sbarbato, guarda, a sto punto non mi interessa neanche il posto rasatura. Questa è la formula CKE, il classico tallovato americano. Profumazione bella sparata, non difficile da montare. È spazio top. Minchia, ha vinto. Chapeau. Chapeau. Porco cane maledetto, guarda che si è inventato. Guarda che c'è qua. Ma premo senza fare giri di ciotola, senza fare nulla, semplice semplice, la facciamo proprio invenzione del secolo, sì, perché in tanti hanno problemi a montare il sapone, qua pennello ammollato nell'acqua calda, stop, basta, lo metti, è entrato in live Peter, ciao Peter, ma che ti sei inventato? Ma che ti sei inventato? C'è fotonico sta minchia di... Guarda che c'è qua, fotonico. Cioè, messo nel pennello, a prova di stupido, a prova di persone che non sa montare il sapone, che ognuno può avere le sue difficoltà, non avere tante competenze. Il neofita se lo compra tranquillo, senza montaggio, l'avete visto quello che ho fatto, e se lo fa crescere in viso. Cioè, non puoi perdere. Cioè, se perdi con questo, ma non lo so. Guardate che c'è qua. No, ragazzi, io lo voglio montare ancora. Lo voglio montare ancora. Madonna mia. Che ragazzi. Cioè, ma che si è inventato questo? A posto. Bene. Distruggiamo progetti a posto. Niente, genialata. Ragazzi, io penso che sì. Perché? Ciao Antò. E Peter. Ma io Peter mi pare che... Boh. Ragazzi, voi lo sapete che io con l'inglese sono madrelingua. Quindi immaginate un po'. Allora ragazzi. Vector. Titanio. La mette. Feder. Vado. Vi ho fatto vedere il mio, diciamo, punto di riferimento. No, non vi dico niente, ragazzi, perché sono in trance. Mi credete che sono in trance? Quando vuoi, Bruno. Quando vuoi, Bruno. No, va bene.
Allora ragazzi, ha una dolcezza in trance, nel senso è un gran rasoio, Antò. È un gran rasoio. È un gran rasoio. È un gran rasoio. E dalla serie, quando ci abbini il rasoio buono, fate voi 2 interviste ad alti tonsori produttori. Io le sto organizzando, ragazzi, come avete visto nel gruppo. Sto cercando un ragazzo che parli inglese a tutti gli effetti e l'ho trovata. Ora mi sto solo organizzando per il fatto delle date, di mettere d'accordo i produttori. E abbiamo dei produttori, ragazzi, importanti, finalmente li vediamo in faccia. No, vabbè, ragazzi. Certo, ovvio. Vabbè. Cioè, ciao, ragazzi. Lo sai quando uno dice, vabbè, ciao, ciao. La lama che taglia in una maniera fotonica. Ed essendo che ha la testina molto piatta, io che cambio sempre il rasoio per farmi il pizzetto, guardate che c'è qua. C'è. Madonna. Allora, vi devo fare un'altra passata perché l'obbligo me lo voglio fare, perché sto godendo. Io non ho capito di che rasoio. Il Vector. No, è in titanio. È in titanio. Con questo rasoio le lamette mi vengono. Sì, onestamente non dovrei sbagliare. Forse. Perché è bello dritto, non dovrei sbagliare. Ci vado ora. No, vabbè. Allora, sapone. Che è lucidissimo, non ha smontato di nulla. Yogurt. Ah, Madonna mia. Sì, vabbè, però l'hai visto Bruno che abbiamo provato rasoi di un certo livello. Nel rock, nel mostruoso, gli abbiamo trovato il difetto della testina che se sbagli poi non ti risulta la regolazione. Nel Wolfman abbiamo trovato il difetto che le lamette escono i laterali delle lamette. Cioè, questo è perfetto. Perfetto, ragazzi. Però, ve lo dico quando mi faccio. Vediamo se spara ancora il sapone. No, un altro pochettino glielo metterei. Guardate che figata, ragazzi. Ovviamente ora ho fatto il porco esagerato, faccio schifo. Non c'era bisogno, ma... No, è foto. No, ragazzi, ha vinto.
con la formula tallovata praticamente premi e lo metti tutta la linea, sono superiore ai Wolf. Sì, concordo, Andò. Qua siamo a un altro livello. Innanzitutto è la perfezione. Se lo guardi nei minimi dettagli è la perfezione. Ovviamente, ragazzi, io non so il costo di questi rasoi, non ne ho idea, specialmente di questi in titanio, io non ne ho idea. Però con tutto che dovrebbe essere leggero che il titanio, il suo peso ce l'ha, ed è innanzitutto molto, ma molto intuitivo. La lametta si sente, per carità, non è che non si sente, è tosta come lametta, ma è un sentirla che ti dice c'è la lametta, però non lo so, mi dà sicurezza, forse perché è piccolino e ce l'hai gestibile, sui 350 circa, nei coglioni, si può dire? No, ragazzi, è precisissimo, è precisissimo, è un bisturi, niente, di una dolcezza infinita. Ciao. No, vabbè, ragazzi. Che la mente monta le artisan, queste qua, guardate, monta queste, ma poi ci sono tutti sti vari modelli che vi ho fatto vedere prima, che loro mi hanno mandato dalla serie, vedi un po' tu, io oggi mi sono messo a fare telefonata al mondo intero per capire quale ci dovevo mettere, ho preferito queste qua. Con quei soldi ci campo il bicche paperione. Vabbè ragazzi, qua parliamo di rasoi di nicchia. Parliamo di progetti, parliamo di rasoi che sono, ragazzi, gioielli. È un gioiello. Dovresti vedere quante barbe ci fai. Praticamente mi hanno mandato tutta la linea Blackland, c'ho da farmi almeno 6 dirette con, con i Blackland. E ora stanno arrivando delle chicche nuove che non vi anticipo, di altri rasoi DE, che vorrei stoppare un po', ragazzi, e che sto desiderando di farmi una barba col mano libera, dico la verità. Per carità, con tutto il rispetto per i DE, però ragazzi la sto desiderando. Me lo tengo un po' in viso, passaggio di cortesia, visto che ho caricato a bestia, non c'era bisogno, che devo fare solo l'obbligo. Allora, se vi dico che sono liscia a culo, mi credete ovviamente. $220 normale, 375 in titanio, sì. Lo reputi per aseture quotidiane? Io questo, per il mio viso, per come mi sono fatto un'idea dei DE, questo è un rasoio che mi permette di farmi la barba un giorno sì e un giorno no. Oggi stasera me la sono fatta, domani no, dopodomani me la faccio, me la mantengo sempre bassa, in modo che non neanche il tempo col peloriccio di fare la bollicina. E sono sempre liscia a culo. Ragazzi, spettacolare. Ovviamente, pigliato con l'olpinze è sempre un fatto, una storia, ragazzi. Io ho avuto questo qui come punto di riferimento, che costa 20 euro, 30 euro, e con questo qua non mi ci sono trovato, non mi ci sono trovato, ma completamente. Ovviamente, come mi hanno detto, Sarosa, chi sta è un'altra cosa, è un altro livello, ragazzi. Io mi godo l'insaponato, voglio vedere dove arrivo, lo stendo un po'. Non posso leggere i messaggi, ragazzi.
Yogurt, ragazzi, yogurt. Allora, lo puoi fare sia acquoso, sia yogurt. Rispetto al lambda, come lo trovi? Questo qua lo trovo molto, ma molto più effetto bisturi. Piccolino, entri ovunque, le lame tagliano queste qua single age da fare paura. Lo trovo molto più reattivo, se possiamo dire, ragazzi, è reattivissimo perché è piccolo e lo entri ovunque. Top, ragazzi, che rasoio. Però parliamo sempre che non è paragonabile al Lambda, che io adoro, perché quello è un 3 pezzi a testina con le double age. Questo è un single age. Spero di provare qualche altro single age. Ve l'anticipo, ne sta arrivando un altro, ragazzi, di quello pazzesco, che manco sapevo l'esistenza. E niente, ragazzi, lo proviamo. Vediamo, facciamo una bella comparativa. Questo è fotonico. Sempre preferito l'acciaio al titanio, da sensazione, da maggiore qualità, forse il peso maggiore. Guarda, io onestamente non ho i margini di paragone. Non so dirti, però per il mio modo di farmi la barba, posso dirti che ha la pesantezza giusta. Secondo me è perfetto. Perfetto, mi ha permesso di farmi una barba perfetta. Ora sto giocando col sapone perché io un tallovato a crema così non l'ho mai avuto. Su 1300 saponi, non l'ho mai avuto. E sto giocando come un grullo. Cioè, ragazzi, è fotonico. Cioè, dalla serie non hai bisogno neanche di metterti più a giocare, a fare, a dire aspetta l'acqua calda, ammollo. Viaggi qua. Ariana ha spaccato, ha spaccato. Bravo. Ragazzi, guardate che c'è qua. Tiene l'acqua, perfetto. La saponificazione la conosciamo. Che c'è qua? No, vabbè. Mannaggia la puttana. Sì, ma è bello che ne stanno arrivando altri. Infatti, l'hai visto che già sul mercatino ho messo qualcosa, Andrea? Non ho più dove cazzo metterli, porca puttana, non ho più dove metterli. Allora, la dolcezza del mio Tatara non la batte nessuno. Però, per essere un single age, e queste tastine sono cornutelle, queste lamette, che io l'ho provate nello sciavettino qua, perché ogni tanto agli inizi le montavo qua queste lamette, perché vanno su questi rasoi qua, per capirci. Io qua mi sono innamorato delle protacce. Qui una volta gli rimontai queste qua lisce, diciamo, al rasoio. Non siamo amici, non mi è piaciuta. Me lo fa sentire tutto che è diciamo una lametta di rasoio normale, mentre quella là protaccia con gli archetti qui me lo fa ricordare tantissimo a un mano libera affilato in maniera decente. Quindi altra diretta che devo fare, perché la devo fare, qua ci devo mettere le protacce, perché se questo qua mi taglia come questo con le protacce che io adoro e ce l'ho nel single age qua in questa testina così, niente, non ci sono parole, non ci sono parole. Cioè, vi rendete conto che piallata che mi ha fatto, con una dolcezza infinita? Che rasoio mostruoso, mostruoso. Puttana Eva, puttana, che bello. Questo, lo vedete? Wolfman Rock, basta uno stronzetto del genere che tu ti fai la barba, con sto coso qua. La parola che ti esce finita la barba è minchia.
Non ce ne sono altre parole che tu puoi dire. Devi dire solo minchia. Stop, non puoi dire altro. Hai finito. Rasoio definitivo, se ti fai la barba ogni 2 giorni, sul mio viso, parlo per la mia pelle, te lo puoi fare tranquillamente. La minchiata che le lamette costano un botto, però, come ha detto il buon Andrea, bisogna vedere, utilizzandolo sempre, quante barbe riesce a fatte. Quante barbe riesce a farti, perché le lamette hanno un costo. Però, se come ho visto che queste lamette qua che io uso, ci siamo? C'è stato qualcuno nel gruppo che ha visto tipo il Tommaso che si riesce a fare 13-14 barbe. Però, e io l'ho usato tipo per 2-3 volte, 4 volte per farmi per fili del pizzetto, vero, funziona. Però mi sono accorto, poi magari sbaglierò, che se tu magari lo tieni troppo fermo per 4 giorni, la lama incomincia un pochettino a zoppettarci. Fai 8 barbe tranquillo. Allora, se ci faccio 8 barbe ho vinto questa cosa. Ho vinto. Ragazzi, è bellissimo. È bellissimo. Allora, post rasatura. Post rasatura l'ho usato una settimana e mezza fa dalla nuova formula CK2E, che io trovo la formula, quella che lui aveva lasciato in America e l'ha riproposta un'altra volta qua in Italia, sparata di profumazione. Ovviamente, ragazzi, lo sapete, io per i tallovati ci vado a nozze perché soffro di pelle secca e quindi praticamente mi mette a pari la pelle, mi leva la secchezza che io ho già di pelle e me l'equilibria profondamente. Allora, ragazzi, ora io ci vado a mettere un after perché onestamente lo volevo sentire per capire di che cazzo mi dovevo mettere. Vediamo. Io arrivo a 10 sbarbate e arrivi a una decina di... e tutti quanti 10. Quindi vabbè, sarà una decina veramente. Che devo fare? Niente, lag i messaggi. Come faccio a leggere i messaggi vostri? Se può fare. Come devo fare? Lo reputi per rasatura? Già questa l'abbiamo letta. E niente, ragazzi, ritorno indietro, non leggo più le domande. Porca puttana. Come vi ho detto, ragazzi, mi sa che stasera è l'ultima che facciamo sul gruppo e ce ne andiamo su YouTube. Va lavata, ovvio, io onestamente me la spalmo pure sul palmo della mano. Allora, una profumazione che ci sarebbe secondo me il Taylor, quello Bond Street, quello con l'etichetta nera, quello là alcolico, non quello senza alcol, che quello alcol mi è risultato molto appiccicoso in viso e non mi è piaciuto. Quello alcolico però non ce l'ho qua, ce l'ho negli scatole che vi ho posteggiato la fotografia perché non avevo più dove cazzo mettere la roba. Quindi ci voglio mettere a sto punto, che secondo me al naso ci assomiglia un pochettino, perché calcolate che sempre queste profumazioni sono fava tonka, fragola, caffè, vaniglia. Ora non so neanche l'inci perché questo prodotto ancora neanche è uscito, cioè io non so dove cavolo vedere tutta la piramide olfattiva. Ci vado al naso e io non ci becco mai. Allora ci vado a scimmia perché è inutile che mi indirizzo sopra praticamente un after che ci può assomigliare perché mi metto fuori strada. Ci vado a culo e a sensazione. Allora, ha tanto che non lo uso. Ho la scimmia, ragazzi. Allora, con la profumazione, secondo me, ci c'entra ben poco. Però ho la scimmia di usarlo. Ragazzi, farsi una barba senza red point, dopo che io mi massacravo, è bellissimo. Che cosa gli metti? Mirsol, quello azzurro, ragazzi. Ve li ricordate i Mirsol che l'abbiamo conosciuto in questo canale? Che non sapevano le persone manco che cazzo erano i Mirsol. A un certo punto su tutti gli store hai trovato Mirsol. Questo qui è un produttore che non mi ha mai cagato di strisci. Io penso che gli ho fatto comprare le macchine a suo figlio, le ha distrutte e gliele ho fatte comprare i palazzoni. Non mi ha cagato mai di striscio il signor Mirsol. Dico la verità. Forse è l'unico. Madonna. Allora, la profumazione non c'entra una minchia. Detto fra di noi. Forse si avvicina un po', vabbè, ma comunque non c'entra una minchia. Ma è buono, ragazzi. Questo è un talcato, perché l'unica nota che ho sentito in questo sapone è un po' di talcato. Questa ha una bella nota di talcato, è buono. No, un altro po' me lo devo mettere. Funzionano benissimo. Questi funzionano. Io sono innamorato dell'acqua balsamica, della plastic, spettacolo. Spettacolo.
Mi ricordo che gli store neanche li conoscevano. A un certo punto, dopo un paio di dirette, c'erano gli store pieni. Persone che facevano ordini. Io penso che quello della Spagna ha detto: ma che cazzo è successo? Quanto... No, me l'hanno mandata. Me l'hanno mandata. Non l'ho pagata. Ci dovrei fare una diretta, una recensione. Perché come vi ho detto il canale si evolverà, che tutto quello che è bello e funzionale, visto che tutti sti produttori mi stanno pigliando con sta faccia per una persona obiettiva, onesta e sincera, quindi tutto quello che a me mi aggrada, che ci voglio mettere la faccia perché funziona veramente, i ragazzi io ce la metto la faccia perché è bello, specialmente tutto quello che è made in Sicily e oltretutto made in Italy, io ce la metto la faccia tranquillamente, a prescindere che il canale è o non è di rasatura. A chi gli dovesse venire le articare nei coglioni perché questo è un canale di rasatura e magari vi provo una macchinetta, ragazzi, cancellatevi, non ho problemi, non me ne può fregare una minchia, detto fra di noi, proprio sapete come la penso io, perciò il mondo è bello, ci possiamo stare tutti, diventerà ormai un canale multietnico, tutto quello che mi aggrada, che è funzionale, di ultima generazione, di tecnologico, che mi mandano, che io ritengo che è un qualcosa che non c'è, che è fotonica, io la provo. Mandiamogli una lettera a Milso, li vuoi vendere ancora sti aftershave? Io ragazzi ce li ho tutti della Milso, ma quanto è buono ragazzi, quanto sono buone, spettacolo, spettacolo, spettacolo. C'è il Don Miguel che è spettacolare, c'è l'acqua balsamica che è spettacolare, c'è quella alla plastica che è spettacolare, sono uno migliore dell'altro e poi hanno un qualcosa di dentro che non so quale sostanza sia. Dicevo come ti trovi rispetto al Lambda. Allora, il Lambda è il classico rasoio 3 pezzi a double age che senti quella lametta più dolce, un pochettino meno presente, perché la Wiz mette tagli in maniera fotonica e la lametta, essendo anche più fina, secondo me ti permette di sentirlo meno e ti porti a casa con Lambda, l'avete visto, sbarbate fotoniche. Questa invece è la classica rametta doppia, che non ha secondo me nessun tipo di vibrazione o di torsione, perché è una spada, la senti tutta, ma con un controllo e con una piacevolezza in viso. Con acqua balsamica, io con l'acqua balsamica, ragazzi, ne avrò consumate non so quanto di acqua balsamica, credete, sono arrivato al punto che la bottiglia del Jack Daniels, se voi vi fate sto flash, ci potete montare lo spruzzino tipo quello Floyd, me la sono riempita. E le prime sbarbate anni e anni fa, Bruno ne sa qualcosa, minchia, goduria, goduria. Ragazzi, ma mi sono fatto una barba spaziale. No, no. Ciao, ciao, ciao. Immaginavo, ma no così. Signor Misto, le invito... Sì, ragazzi, dobbiamo fargli una cosa, perché questo qua non mi ha mai cacato di striscio. E se non erro... Forse è uno dei pochi a cui io feci un'email, cosa che non faccio mai a nessuno, dove gli dissi: senti, vedi che io nel mio canale tutti usiamo sti missile, ma dimmi qualcosa. Ma non mi ha cacato completamente, zero totale, zero totale. Va bene ragazzi, facciamo un pochettino il riassunto della situazione. Minchia, ma queste lamette che non escono da qua, ragazzi, ne vogliamo parlare? Che non mi escono, ma perché non mi escono? Perché mi devi rompere la ciolla? Fammi capire. Minchia, non esco. Non vogliono uscire. Boh. 4 anni di vendita e bagni se fa... Giuseppe, credimi, chi segue questo canale, quando io ho portato l'acqua balsamica, la gente di questi prodotti non sapeva manco... Figurati che io li compravo in uno store tedesco che si chiama, mi pare, Narassur, non so dove è tedesco, che li trovavo là. Quando li ho visti li ho presi tutti e ho incominciato a farmi la barba. Ragazzi, più li usavo e più praticamente si consumavano. Jenny Savastano, bravo, così ci arrestano tutti e noi siamo nella merda praticamente più totale. Va bene ragazzuoli, allora, che cosa abbiamo provato questa sera? Allora, innanzitutto, tanto per cominciare, ero curioso sia del rasoio, di come ne avete parlato, che ho visto la diretta del Lucarelli e onestamente per me lui non fa testo, perché lui li sa usare i die.
Quindi anche se gli metti tu la sciabola per spaccare la legna, quello si fa alla barba. Quindi praticamente non è un punto di riferimento con me. Ci parlo perché mi fa piacere sentirlo il consiglio, però non lo posso pigliare perché lui ha la manualità. Cioè qualsiasi cosa, magari che gli metti la lametta con 27 barbe, lui se la fa alla barba. Io no. Detto questo, quello che mi ha colpito veramente è la novità che non si trova neanche sui siti, o forse si trova solo sul loro club, mi diceva oggi Francesco, perché chiedevo informazioni per la pietà olfattiva, di questa nuova confezione che ha fatto il buon Ariane Evans. E io lo chiamo Peter, o Peter, ma io lo chiamiamo Peter, dai. Ragazzi, che dirvi, secondo me è una genialata, perché ho visto che tante persone che non hanno mai usato i tallovati, sia quelli gnocchi americani che quelli normali, non avendo grande manualità, e noi in questo gruppo li usiamo da 4 anni, vedo che fanno mappazzoni e hanno difficoltà a montarli. Quindi questo qua, che tu ti vai a riscaldare il pennello che lo ammolli 4-5 minuti con l'acqua ipercalda, lo strizzi completamente e di sopra ci fai la colata tipo glass di cacao sul gelato e te lo mondi in viso come abbiamo fatto, ragazzi, è tanta roba. È tanta roba. Secondo me, ciao Jenna, ciao io, è tanta roba. Ha spaccato. Ha spaccato. Secondo me qua ha spaccato. È un qualcosa che veramente mancava. Perché un sapone tallovato, ragazzi, per chi magari si è comprato una Proraso e magari non ha una buona manualità, se uno furbo che si guarda i video e non vuole praticamente la pappa in bocca, l'avrò spiegato 368 dirette quanto ho fatto, come si monta un sapone. Però ci sono certuni che ancora che hanno problemi in mischione. Giuseppe, lo sai, ho difficoltà ancora. Ciao Gennà, minchia è arrivato. Mi son di Milano, minchia, però Gennà, minchia, sta di Napoli, tanto Napoli. Detto questo, ragazzi, questa è una genialata. Una genialata. Profumazione, che ve lo dico a fare, spettacolare. Nel post che ho pubblicato oggi avete visto cosa mi ha mandato, ma una cosa che mi ha completamente... Niente, ragazzi. Lo sapete, noi marchette qua non ne facciamo, buona e buona. A Munnizza non ve lo dico in maniera palese, ma ve lo faccio capire, perché io con la mia faccia non ci gioco. Allora, io sono siciliano e terrone di quello serio, compà, e convinto, e me ne vanto pure, come si dice dalle mie parti, ma la spacchi io che sono terrone. E se potessi scegliere, nascerei un'altra volta terrone. La profumazione del pistacchio, io la conosco. Il pistacchio, appena che è raccolto ancora con la buccia verde di dentro, non lo trovi secco come lo troviamo nelle bancarelle, ma è ancora crudo, che se lo mangi a quei livelli là, e soprattutto quello di Bronte, che è il numero 1 nel pianeta Terra, ha una profumazione simile alla pasta reale alla mandorla, che poi dà praticamente sul verdastro, sull'erbaceo. Questo è l'odore del pistacchio fresco. Io ho detto, vabbè, con tutto il rispetto, come fanno i tabaccosi, o perlomeno quelli, i saponi che hanno il sentore di pipa, di tabacco, il classico cuoio bagnato, ho detto, qua tu non ci puoi arrivare mai mai. Apro, stamattina, raga, è fotonico. Allora, se lui ha questa testa, io onesto non faccio più neanche sapone. Giuro, ma non mi credete? Se lui ha questa testa di fare queste profumazioni qua e la meccanicità la conosciamo della tallovata sua, e lui fa queste profumazioni così, no, vabbè, è inutile che ti metti a fare le certificazioni, me li compro. Ha vinto, compro. Qua ha vinto, ha spaccato. Non vi dico gli altri che sono arrivati. C'è questo qua che il buon Tommaso mi spiegava oggi, che è un profumo di nicchia. Ragazzi, 458, non so quale profumazione è, che spacca. Cioè, spacca, ragazzi. Ha fatto molto prima quello che ho pensato io, di mettere praticamente dentro i saponi una buonissima meccanicità, i profumi di nicchia che magari costano 200-250 euro, che tanti non si possono permettere. Nel momento in cui tu ci fai una saponificazione che per tanti è buona, Caccomo sul pistacchio ha dato la tesi di laurea,
praticamente sì, perché sono cintura nera mondiale di futtirmi 2-3 kg pistacchio fresco, perché il pistacchio quando lo sbucci che è fresco è tipo la buccia delle noci, le mani ti diventano gialle. Me ne fotto per 15 giorni, le mani mi diventano tra il giallo, tra il marrò, tra il verdastro, perché il pistacchio, mi viene l'acquolina in bocca, appena sbucciato fresco, che non c'entra nulla col pistacchio, quello che troviamo nelle bancarelle che già è salato e secco, è una cosa da fuori di testa. Se voi avete modo di andare in un albero di pistacchio, non lo so se su al nord ci sono, se esistono, e lo sbucciate con le mani e poi con i denti dopo che arrivate al pistacchio fate e lo rompi, ti rimane quell'odore nelle mani che è simile alla mandorla, però ha pure il verdastro, l'erboso, proprio la buccia, ragazzi. Come ha fatto non lo so. Vi giuro, non lo so come ha fatto, cioè non ho idea. Allora, io mi informerò se praticamente esiste un profumo di nicchia, io non lo so, famosissimo nel pianeta Terra, che abbia la profumazione di pistacchio, che magari io questi profumi di nicchia non li conosco, già pluri, come si dice, pluri, conosciuto, super famoso, super testato, una bomba atomica, perché se questa è invenzione sua, ragazzi, facciamoci la barba e non stuzzichiamo il signore Reggae, perché sennò le brutte figure sono fotoniche. Già è che io con la sua, per dire, vegetale sono impazzito. No, va bene. Voglio l'after. Voglio l'after. Io me lo metto. No. Non si può, ragazzi, veramente. Credetemi, non si può. Stiamo parlando di rispecchiare in maniera all'87% la profumazione vera. Ovviamente, ragazzi, metteteci pure un arrotondato di vaniglioso. Cioè, immaginate come profumazione primaria la profumazione vera. E c'è tutta, ovviamente arricchita e circondata e resa rotonda. Ma come minchia ha fatto? No, lo devo risentire. No, no, ve lo devo fare vedere. Io non lo so se arrivi in Italia, non arrivi in Italia, non lo so. So solo che spacca il culo, ragazzi. Ci rifarei la barba ora. Spaziale. Hai vinto. Hai vinto. Con questa qua messa sul pennello, hai vinto. Sì, allora, io pure preferisco i tallovati, però se oggi io nel commercio vado a vedere praticamente i vegetali che ci sono e finalmente in Italia il buon Bruno, il signor Pantarea hanno fatto saponi fotonici, saponi tra parentesi cosmetici, non saponi, siamo ad altissimi livelli, ragazzi. Finalmente si può parlare di rasatura di quella serie, di prodotti di quelli seri. Lui, che dirvi, ragazzi, è uno spettacolo. Ce li spenderesti 350 euro? Ragazzi, a scatola chiusa, col cazzo. Se un amico me lo faceva provare, io me lo compravo subito. Subito. E se questo coso qua taglia con le lame Pro Touch, come a me piace che taglia lui, mi sa che proclamiamo in questo bagno un altro re. Perché è spaziale. È di una precisione, ragazzi, allucinante. O sono diventato bravo o anche lui rimane un rasoio intuitivo. Ci ho trovato l'angolo di taglio perfetto. Avevo la barba di 2 giorni, e ricordatevi che io con la barba di 2 giorni riccia, se non ho la lametta perfetta, ci sono le prime protuberanze che crescono dalla pelle a bollicina, un pochettino sopraelevate, me le fotto tutti. Proprio è un martirio. Presente il martirio di Cogliostro? È una cosa del genere. È una pialla dolcissima. La lama te la fa sentire, senti la pienezza della lama, ma taglia da fare paura, precisissimo. Ok, diciamo che io fino a questo livello qua la lama me la accollo, detto alla siciliana. Superiore a questo sentir la lama non mi piacciono più, preferisco i rasoi anestetici. Il mio amore, ce la mette? No, un bacetto di lui è il mio amore. Però come single age, ragazzi, non lo so se ne trovo per strada uno superiore. Ora ne sta arrivando un altro, forse anche superiore al prezzo di lui, di un'azienda fotonica.
lo proviamo, lo compariamo, vediamo di che si parla. Però ragazzi vi dico una cosa, parere personale. Una cosa che funziona così a primo acchitto ed è la prima volta, quindi pensate se ci pigliate la mano e quant'altro, secondo me è difficile da trovare. Che lo trovo uguale magari sì, ma superiore non mi so immaginare se c'è un qualcosa di superiore a questo qua. Portare a casa una sbarbata così per la prima volta con una lama single age, spettacolo. Che dirvi, signor Blackland, lei è un pazzo, è una genialata micidiale sto rasoio. È bellissimo, è bellissimo. Senza acqua. No, aspetta, con chi parli? Alessà, purtroppo hai fatto il messaggio più lungo di 2 righe, non me li fa leggere perché Facebook ha questo lag qua, non leggo più i messaggi. Io ragazzi mi impegno che chiusa la live mi vado a leggere e vi rispondo perché non ho letto neanche un messaggio, mi dispiace se non vi rispondo. Valuterò questa cosa con il buon Basilio, che ringrazio perché lo sto tormentando perché ho tanti progetti io con lui per dire si può fare, non si può fare, ce la studiamo, aspettatevi di tutto. Ma se continua così, ragazzi, cambiamo completamente rotta. Mi dispiace solo che sono nato io nel gruppo qua e farei le dirette qua perché non me ne può fregare di meno di fare la live direttamente su YouTube. Però se io mi devo mettere in difficoltà che non posso interagire con voi, visto che io amo la live appunto per essere in live con voi, onestamente, ragazzi, me ne vado su YouTube. Va, lo dico sincero, signor Facebook, o sistemi qua la giocata oppure non va bene più perché non è possibile che posso leggere i messaggi solo di un rigo se non mi spunta altro. Se ci sono 30 messaggi non me ne fa leggere neanche uno. Invece prima aveva tipo il temporizzatore e si poteva fare. Li leggevo, ma era bellissimo la sera. Comunque ragazzuoli, l'after che mi sono messo questa sera, uno dei miei after preferiti, voi lo sapete, io per i Milsol in questo bagno se ne sono andati ettolitri, milioni di ettolitri, tanta roba, buono, buono, pelle vellutata, post rasatura incredibile, sono liscio a culo, che rasoio ragazzi, che rasoio allucinante. Va bene ragazzi, non mi dilungo più di tanto, non ho più cosa dirvi, domani sera, ve lo dico già in anticipo, ci sarà la terza puntata della rubrica sulla rasatura, quindi vi aspetto tutti quanti domani sera, che parliamo del post rasatura, visto e considerato che facendo una rasatura così, secondo me è importante pure parlare del post rasatura se incominciano i pruriti, perché per ora è tutto bello, poi domani è il cazzo da cagare. Quindi detto questo ragazzi ci vediamo domani sera 21:30 circa, ciao Antonio e grazie sempre. Ti ho fatto un messaggio su Messenger, leggilo e niente, ci vediamo domani sera, parliamo della post rasatura e come al solito cercheremo di fare 1 ora e mezza di live, non di più, non le 3 ore, perché sennò diventa un massacro alle intenzioni e alle cellule cerebrali. Massima della sera? Non la posso dire perché sennò stasera mi faccio un sacco di nemici e io non la voglio dire, non la dico questa qua. Me la tengo per me. Però domani sera ve la dico, promesso. Fate i bravi, sbarbatevi bene ragazzi. Peter, porta questi prodotti perché sono fotonici. Bruno, portali in Italia, ordina perché qua spacca il culo. Vi abbraccio, fate i bravi.